Siamo tornati, nuovo appuntamento di Facciamo Finta Che, e anche qui sempre con orgoglio e con il riconoscimento, prima di tutto per l'amicizia. Enrica Perucchietti, benvenuta. Ciao, grazie Gianluca, buongiorno a tutti. Come stai? Tutto bene, dai, tutto bene. Tutto bene, Nonostante sono tutto. giorni particolari in questa nostra matrix virtuale. Ricordiamo che in realtà, perché mi ricordo dove sei appoggiato, c'è tutto un marchingegno che ci divide, quindi Sì. vicini ma lontani, ecco, un po' così in questi tempi. E facciamo un po' anche una sorta di filo conduttore, perché nella scorsa puntata ci eravamo salutati con Giorgio Cerquetti e avevamo toccato anche l'argomento musica con due icone. La prima erano i Beatles e poi abbiamo citato anche Elvis Presley. Tra le tante cose di cui parleremo con te, io partirei di qui. Facciamo finta di avere una scaletta che non abbiamo perché andremo a braccio, Ovviamente, come sempre. però partiamo di qui. Perché vuoi chiedere a me della musica? Allora, perché un mio amico mi ha raccontato che ci sono dei libri Ah sì? scritti Che benissimo, tutto che spacci sotto banco. che fra l'altro si può anche, cioè nel senso, allora i libri che mi hai regalato sono stati consultati da mega fanatici di Lady Gaga che hanno voluto solo quel pezzo e da mega amici che salutiamo che insomma sono venuti da lontano perché volevano che io gli Per raccontassi della tua consultare amicizia. quella copia, si vede che è Quella una coppia copia. magica praticamente. Evidentemente voleva vedere se c'era una dedica speciale, e quindi intanto io ti ringrazio perché essendo io appassionato di tutte queste tematiche, insomma tu mi hai dato in dono tutta una collana di libri e ringraziamo anche un editore per questo, perché vogliamo citare già i libri da cui potete approfondire le tematiche di oggi. Le origini occulte della musica, sulla parte della musica ovviamente, che è una trilogia appunto pubblicata da un editore. Bene, proseguiamo di qui, l'abbiamo accennato con Giorgio, oggi vedo già la nostra regia e lo ringrazio, Manuel Cerisoli, che mi fornisce un'immagine dei Beatles. Che cosa possiamo raccontare dei Beatles? Beh, c'è tantissimo, anche perché allora ho sentito che nelle retrovie ci sono degli appassionati di Lady Gaga e ovviamente negli ultimi anni è andata tantissimo la tematica, soprattutto legata agli Illuminati, la musica e gli Illuminati, tutta una serie di simbolismi che si trovano nei testi, soprattutto poi nei videoclip delle pop star, soprattutto recenti. In realtà il periodo, quello secondo me migliore, più ricco, è quello degli anni 60 e 70. In quel periodo le star, i gruppi musicali erano realmente interessati e coinvolti nell'esoterismo, nell'occultismo, nella pratica della magia, perché oggi la difficoltà è capire dove inizia il vero interesse e dove invece inizia il marketing, perché c'è tantissimo marketing, perché i manager delle case discografiche hanno capito che puntando su un certo tipo di tematiche anche un po' morbose o comunque che strizzano l'occhio appunto alla magia, all'occulto, si riesce a catturare l'attenzione dei fan o comunque a far parlare, e quindi molte star recenti, anche giovanissime, si sono ritrovate un po' coinvolte in questo tipo appunto di tematiche. In realtà negli anni passati, appunto da fine anni 50, soprattutto anni 60 e 70, troviamo dei gruppi, i Beatles per esempio, i Rolling Stones. Uno dei personaggi che a me piace di più in questo contesto per esempio è Jimmy Page. Jimmy Page, Led Zeppelin, è stato, è ancora uno di quelli più coinvolti nella pratica della magia, tant'è che arrivò addirittura a comprarsi un antico maniero, quello era stato un bellissimo mulino a vento che era appartenuto al più grande mago del Novecento, che è Aleister Crowley, e che si ritrova sulla parte meno turistica di Loch Ness, quindi nella parte che diventa più difficile per un turista se non sa dove andarlo a trovare, e si fece ristrutturare questo antico maniero tra l'altro da un occultista, Charles Pace, per poter tornare a praticare esattamente quegli stessi cerimoniali che praticava Aleister Crowley. Quindi, e poi addirittura fondò una casa editrice di Equinox riprendendo proprio delle tematiche legate a Crowley, quindi Figura tantissimi che autori. andrebbe approfondita Aleister Crowley, lo ridico perché vedi che il nostro Manuel, quando Che noi spunta andiamo a leggere, sempre fuori, è spunta sempre. fantastico un po' questa figura. Ha affascinato molti, nel bene o nel male, perché poi figura controversa, perché c'è anche chi dice di essersi un po' riferito a lui per qualcosa di
di poco carino, ecco. Beh, ma comunque tu prima citavi i Beatles misero sulla copertina del Sgt. Pepper proprio il faccione di Aleister Crowley tra le persone che avevano in qualche modo rappresentato di più il Novecento, e si trova proprio anche il faccione di Aleister Crowley perché in qualche modo John Lennon era un appassionato. Poi quando, nel periodo in cui poi conosce Yoko Ono, e lì proprio scoppia questo amore per la magia, l'esoterismo e l'occulto, tant'è che poi nella loro casa, nel loro appartamento presso il Dakota, dove tra l'altro aveva soggiornato anche il mago Aleister Crowley, loro arriveranno a collezionare delle mummie proprio dell'antico Egitto, arriveranno ad avere al loro servizio degli esperti di tarocchi, di numerologia, arriveranno a praticare anche spiritismo, e addirittura John Lennon racconterà poche settimane prima della morte di aver avuto un'esperienza di abduction, cioè di essere stato rapito dagli alieni. Parliamo anche di Lucy in the Sky with Diamond, un po' questo acronimo, perché andiamo a toccare anche un po' delle tematiche. Con Cerquetti abbiamo parlato anche del modo un po' di evadere che i Beatles, grazie anche ad alcune conoscenze, andatevi a rivedere la puntata, hanno sostituito un po' l'effetto cannabis con l'effetto di una respirazione. Ma poi c'erano anche, insieme a Timothy Leary, un sacco di esponenti che parlavano proprio di sostanze, quindi Lucy in the Sky with Diamond, l'acronimo LSD. Tra l'altro Come Together era stata scritta da John Lennon come canzone che avrebbe dovuto accompagnare la candidatura di Timothy Leary a governatore, mi sembra, della California. Poi insomma divenne il grande successo che conosciamo, però anche la storia di questa canzone è poco conosciuta, e Timothy Leary, che è stato il sacerdote dell'LSD, era uno di quei personaggi molto legati a cantanti, attori di quel periodo, ed è riuscito in qualche modo a intrecciare anche tantissime conoscenze, così come a iniziare all'utilizzo di certe sostanze moltissimi di questi. Elvis Presley, l'abbiamo citato anche nella scorsa puntata, io l'ho approfondita perché io fin da bambino nasco un po' col mito di Elvis, perché mio papà aveva riempito un po' la casa con tutti i santini di Elvis, e grazie ai tuoi libri ho scoperto anche tutta una serie di riferimenti, sì, che insomma lo raccontano in una chiave particolare. Approfondiamo anche un po' questa cosa e poi ti racconto anche delle curiosità di cui si parla di lui in un ashram in cui viene invitata a uscire perché le donne si distraevano perché lui era troppo affascinante e quindi sì, non riuscivano a meditare con lui presente. Beh sì, Elvis è stato molto interessato anche qua a tutta una serie di pratiche, dalla meditazione alla teosofia, addirittura agli alieni, e si sono create anche tutta una serie di leggende che lui in qualche modo ha alimentato a partire dalla sua nascita, in cui si narra che il padre avesse in qualche modo assistito a una specie di avvistamento UFO, e anche qua è particolare perché fino alla fine Elvis era, come dicevo prima, proprio coinvolto, era molto interessato a tutta una serie di tematiche di confine. Ed è stato uno dei primi, appunto, che ha in qualche modo inaugurato questa passione, che poteva sembrare ancora ai tempi di Elvis una, diciamo, stravaganza, e invece poi successivamente, negli anni poi successivi, diventerà una vera e propria tendenza, una vera e propria moda, perché prima citavamo i Beatles, sappiamo benissimo l'interesse dei Rolling Stones a partire soprattutto da Brian Jones, più ancora di Mick Jagger, Marianne Faithfull, arrivando per esempio a David Bowie. Bowie ha passato tutta la sua vita addirittura a inserire tutta una serie di riferimenti, da Crowley alle figure dei superuomini, Golden Dawn, magia, occulto, gnosticismo, e pensiamo anche per esempio ai film anche in cui ha partecipato, da Labyrinth fino a The Prestige, tutta una serie insomma di contaminazione tra musica, cinema, spettacolo e magia. Labyrinth, fra l'altro, ve lo consiglio, un'icona degli anni 80. E arriviamo ai giorni d'oggi perché parliamo anche di Miley Cyrus, ma in versione Black Mirror. Ah sì, c'è un famosissimo episodio
adesso non mi ricordo in quale stagione Eccolo qua, della stiamo serie vedendo TV, l'immagine. esatto, eccolo qua, di Black Mirror, dove la protagonista è proprio Miley Cyrus, ed è una puntata molto particolare perché gioca da un lato sulla questione dell'MK Ultra, o meglio del progetto Monarch, che si basa sulla manipolazione mentale. Prima si parlava della questione degli illuminati e della musica. Tra le tante teorie, anche diciamo nel campo della controinformazione e del complottismo, vi è quella secondo cui alcune star, soprattutto quelle più giovani, vengano in qualche modo manipolate e controllate anche attraverso un certo tipo di tecniche basate sulla manipolazione, il trauma, certe droghe, certe sostanze. E questa puntata riprende proprio questa tematica, tant'è che nella puntata Miley Cyrus è proprio una pop star famosissima. La zia che fa da manager in realtà la controlla anche attraverso delle droghe, delle sostanze stupefacenti. A un certo punto lei si ribella a questo tipo di controllo, e parallelamente viene immesso sul mercato la bambola che vedevamo prima, dotata di intelligenza artificiale, che dovrebbe aver scaricato, grazie a un download della mente, quindi del vero carattere di Miley Cyrus, tutte le caratteristiche della pop star, per cui tutti i fan, soprattutto le ragazzine che adorano questa pop star nella puntata di Black Mirror, comprano questo pupazzo dotato di intelligenza artificiale che interagisce con loro, e poi da lì si sviluppa tutta, insomma, l'avventura di questa puntata, che è davvero molto particolare, soprattutto secondo me non soltanto perché riesce a coniugare mind uploading, quindi tematiche legate al transumanesimo, agli accessi alla tecnologia, ma perché fanno proprio vedere come un personaggio, tra l'altro come la Cyrus, su cui si è parlato, si è disquisito tantissimo proprio sulle tematiche della manipolazione mentale, arrivi in qualche modo anche a prendersi in giro e a essere protagonista di una produzione dove si parla proprio di questo. Questa è sicuramente una chiave di lettura, poi lei, marchio Disney, forse non se lo toglierà mai di dosso e ha cercato in tutti i modi infatti, direi che di allontanarci il più possibile. Direi con buon successo, ecco. però. Però insomma questi ragazzi di talento che partiti da Disney Channel cercano di influenzare un po' le folle e le nuove generazioni, viene ripreso e arriva, magari qua in Occidente ci si scherza, ma se si arriva anche magari in Oriente nel fenomeno del K-pop, c'è proprio, non tutti sanno che, ma l'ho conosciuto anche grazie a te, il lato oscuro del K-pop. Il lato oscuro, e poi c'è anche secondo me la questione legata all'utilizzo anche qua massiccio della tecnologia, addirittura gli ologrammi. Vanno tantissimo queste star, per esempio, che in realtà non sono in carne e ossa, ma sono dei veri e propri ologrammi. Ecco qua per esempio stiamo vedendo su un palco un'esibizione mista di umani insieme a ologrammi, e quindi poi la nostra regia ci spiegherà bene quando e come si è potuti assistere, quindi uno stadio intero non è stato fatto in un Sì, perché ormai la tecnologia permette appunto di farlo, di avere quindi anche delle esibizioni live già da diversi anni in cui appunto si esibiscono questi ologrammi. La cosa sconvolgente è che c'è un pubblico letteralmente fanatico di queste pop star olografiche virtuali, e ci sono addirittura delle persone, degli uomini, perché non sono neanche poi ragazzi, ci sono anche gli uomini di più di 30 anni che arrivano a sposare, perché è possibile ormai sposare anche degli oggetti o degli ologrammi, appunto queste icone che in realtà non esistono. È molto interessante il fenomeno, perché in Giappone si parla per esempio di tecnosesso, che è una tendenza che sta prendendo un po' piede in tutto il mondo, ossia il fatto che si arriva a pensare, a ipotizzare che nel prossimo futuro gli esseri umani avranno sempre più rapporti sessuali ma anche sentimentali con dei robot oppure con degli ologrammi. In Giappone esiste il fenomeno delle cosiddette waifu, cioè le mogli
mogli cibernetiche, perché addirittura ci sono dei nuclei familiari in cui il marito, oltre a marito e moglie, si aggiunge proprio il robot, l'automa, perché molte mogli o comunque all'interno di molte coppie giapponesi sfuma la passione, quindi gli uomini fanno che trovarsi in qualche modo l'amante o comunque la compagna surrogato cibernetica. E la questione però degli automi del tecnosesso ha preso piede un po' in tutto il mondo. Ci dicono che le immagini prima o poi, Sì. se riusciamo a mandare un pezzo, regia, perché è impressionante vedere il video, cerimonia di apertura delle finali 2018 League of Legends, quindi una manifestazione mondiale, un intero stadio, vediamo se poi riusciamo a vederne qualche immagine. Però ecco, queste serie televisive, perché un po' il nostro intento nel fare finta è prendiamo serie televisive, film, cartoni animati e andiamo a raccontare un po' da dove arrivano queste teorie, questi elementi che vengono messi, sicuramente perché magari possono risuonare un po', poi magari c'è molto marketing, oppure c'è semplicemente un ispirarsi a qualcosa che noi anche oggi costruirebbero il nostro piccolo a spiegare in minima parte. E quindi ritorniamo un pochettino insieme a te, mentre tra l'altro la nostra regia prontamente ci ha procurato un video, e quindi lo andiamo a vedere, eccolo qua. Quindi Si fatica un po' a capire quali sono A gli ologrammi, riconoscerle. quelle virtuali, esatto, se non fosse appunto per le orecchie da gatto, per Però delle fattezze è tipiche impressionante degli perché anime. è 3D, Sì, cioè vedete, cioè, esatto, sì. non è fatto in un filmato in uno studio, cioè è uno stadio, quindi da ogni angolazione questi ologrammi sembrano reali, sono veramente... Comunque non so se hai notato, qua siamo nel 2018, ci sono già delle ballerine e delle cantanti che hanno le mascherine. Coincidenze? Eh. C'era qualcuno... Quello io so, ho non notato credo. quello, pensavo ma come, siamo nel 2018 e qua abbiamo già le mascherine, tendenza che era stata già inaugurata anche nel nostro paese, per esempio Fedez o altri che avevano una mascherina già nel 2019, così buttata Beh, lì. un grillo che compariva già, però su Esatto. questo magari approfondiremo. Noi le lanciamo lì, Noi però... lanciamo lì, Fatto, noi facciamo noi finta. siamo complottisti, Ma noi ovviamente facciamo finta di essere complottisti. Esatto, quindi noi le lanciamo. Insomma, però adesso quello che ci sentiamo di dire è che il 2020 è questa, non ci vuole un complottista per sapere che è un anno che viviamo in questa situazione, quindi magari qualcuno potrebbe anche essere un po' più preparato nell'interesse di tutti. Ma chiudiamo l'argomento e ci spostiamo, facciamo una carrellata, partiamo da qualche serie televisive di cui vediamo le immagini e raccontiamo qualcosa, fino ad arrivare magari a qualcosa che non è poi tanto così remoto in una serie televisiva, magari qualcosa che assomiglia alla realtà. Allora partiamo. Io l'ho visto, fra l'altro, questo. Anch'io, è simpaticissimo. Upload. Mi è piaciuto tantissimo. Serie su Amazon Prime. Sì. La trama è divertente perché è futuristica, c'è un ragazzo, un giovane ragazzo che muore, viene estrapolato alla sua coscienza, quella che si potrebbe definire la sua anima, e viene messa tipo in un dispositivo, una sorta di chiavetta USB, e vive in un mondo virtuale. Vi invito a vederla perché fa riflettere anche sul rapporto fidanzato-fidanzata, perché la fidanzata molto ricca mantiene lui in questo al di là virtuale, regalandogli dei giga, regalandogli degli oggetti, ed è tutto a pagamento anche nell'aldilà. No, è fantastico, anche perché riesce attraverso l'ironia, il sarcasmo e la comicità anche a trattare delle tematiche molto attuali e scottanti. Se non sbaglio, tra i creatori ci sono quelli dei Simpson, forse di South Park, adesso non mi ricordo. Comunque è fatta molto, molto bene e tratta appunto delle tematiche che sono invece state affrontate da pellicole storiche ovviamente hollywoodiane, ma anche da serie TV più recenti o ancora prima dalla letteratura distopica o cyberpunk, da William Gibson in poi, però lo riesce a trattare appunto con leggerezza. E al centro di Upload c'è proprio la questione del cosiddetto mind uploading che citavo prima, che è il cosiddetto trasferimento di mente, ossia si tratta di quelle ricerche nel campo delle neuroscienze che intendono riuscire a downloadare letteralmente il contenuto della mente, cioè pensano di riuscire a trasferire, mappare e poi trasferire tutto il contenuto della mente su un supporto non biologico, cioè su dei supercomputer, e poi riconvertire questa traccia che è stata registrata su altri supporti e quindi in qualche modo su degli automi, così come dei cloni o in futuro anche dentro degli avatar. E si pensa
che questa possa essere la strada per dare il là a una forma di immortalità digitale, perché di fatto questa traccia dei ricordi, del carattere delle persone potrebbe durare ovviamente all'infinito. Però tu parlavi prima riguardo Upload, che sarebbe la copia dell'anima, ma non è forse soltanto la copia dei contenuti della mente, perché qua ci sarebbe molto da discutere su dove inizia la mente, dove invece questa finisce e inizia l'anima, perché il contenuto della mente magari non coincide esattamente con quello che noi consideriamo anima. Direi che la domanda è questa: fino a che punto è mente, fino a che punto è anima? Io posso portare un po' l'esempio delle filosofie orientali, in cui hai citato l'avatar. Tecnica dell'avatar nelle varie reincarnazioni è colui o colei che riesce a fare una sorta di salvataggio, dicono loro, e quindi si rincarna mantenendo tutta una serie di ricordi. Quindi c'è chi parla di ricordi vividi di qualcosa che potrebbe assomigliare a vite precedenti, ma in quel caso sarà la mente o l'anima? Di sicuro è una tecnica, una filosofia orientale, ma dall'altra parte c'è chi ci sta provando con Allora, la con differenza la scienza. fondamentale è perché anche ad esempio all'interno dell'occultismo c'è una pratica che viene considerata di magia nera, che è la cosiddetta magia avatarica o magia della trasferenza, la cui origine sarebbe proprio in Estremo Oriente, di cui hanno parlato anche diversi autori, da Théophile Gautier in poi, secondo cui il mago, lo stregone, sarebbe in grado di scacciare l'anima dal corpo di una persona che è stata selezionata per poter introdurre la propria. E perché magari appunto questo stregone ha il proprio corpo che è ammalato, o perché vuole vivere per sempre, quindi in qualche modo continua a trasferire la propria anima da un corpo all'altro. Molto interessante è il fatto che nelle memorie di Giacomo Casanova a un certo punto egli racconta di una delle sue tante amanti, che era una esperta anche di alchimia, che a un certo punto prova a effettuare, a mettere in pratica la magia della trasferenza, di cui tra l'altro poi parlerà moltissimo il mago Kremmerz. Prova a farlo con un neonato, perché lei inizia a invecchiare e ha selezionato questo bambino, questo neonato, e spera di riuscire attraverso tutte delle tecniche basate tra l'altro sul respiro, proprio come avviene in Oriente. Questo è Kremmerz, Ecco, esatto, questo qua è Giuliano Kremmerz, e cerca di trasferire la propria anima in questo neonato. Poi l'esperimento non funziona. E come dicevo, è molto interessante perché all'interno comunque degli scritti, da quello che ci ha tramandato, ha trascritto il Kremmerz a molti altri, è assolutamente chiaro che il mago cosa sta trasferendo letteralmente la sua anima o alcuni elementi legati all'anima, quindi la mente non c'entra assolutamente niente, mentre invece quello che stanno facendo oggi dei grandi ricercatori, visionari, imprenditori folli, dalla Silicon Valley al Giappone, è tutt'altra cosa, è quella di invece copiare i ricordi e quindi in qualche modo downloadare la mente. L'anima qua non c'entra, perché si ha una visione riduzionistica, scientista, meccanicistica dell'anima, per cui in realtà l'anima coinciderebbe in tutto con la mente, quindi quello che interessa è semplicemente copiare il contenuto della mente e quindi salvare questa traccia. Sorrido perché la nostra regia ha fatto passare le immagini di Elon Musk, ma a sto punto rivediamole. Perché, il nostro. Eccolo qua, Ecco. Questo è Elon Musk, ma vedete che questa immagine riguarda proprio un progetto, direi anche abbastanza avanzato, nel senso che non è poi così fantascienza, è a buon punto. Cosa stiamo vedendo qui, Enrica? Allora, nel 2016 Elon Musk, che viene considerato da molti questo grandissimo imprenditore visionario, aveva fondato una startup, Neuralink. Poi per un paio d'anni non se ne è più saputo nulla, tant'è che nella sua biografia, quella curata da Ashley Vance, non esiste una riga su questo progetto. La scorsa estate Musk aveva rilanciato il progetto e ha iniziato, è entrato nel vivo della sperimentazione, sperimentando che cosa? Quello che sarà un chip neurale, un progetto molto simile tra l'altro a quello che immaginava decenni fa William Gibson, uno dei padri del cyberpunk, con la sua novella
Johnny Mnemonico, da cui è stato tratto il film Johnny Mnemonic con Keanu Reeves nel 93-94. Eccolo qua. In questo film Keanu Reeves è un trafficante di dati, ossia ha un chip nel cervello che gli permette proprio di caricare e scaricare informazioni e anche dei dati segreti poi da rivendere. E nella realtà invece l'idea, il progetto di Musk è quello di sviluppare un chip neurale da inserire proprio all'interno del cervello per poter ibridare l'uomo con le macchine, per poter potenziare la mente umana e per poter caricare e scaricare informazioni. Qual è la mission di Neuralink? Perché poi il punto fondamentale è che chi non conosce molto bene Musk si è perso un po' diciamo, in delle versioni sintetiche anche sbagliate, perché si è detto che in realtà l'obiettivo di Neuralink sarebbe quello di riuscire a guarire per esempio le persone affette da disabilità, magari cecità, sordità o con delle patologie neurodegenerative. Questo è vero solo in parte, nel senso che Musk l'ha sempre detto, l'obiettivo di Neuralink è quello di potenziare, ibridare l'essere umano con le macchine, perché da anni l'ossessione di Musk è l'intelligenza artificiale. Musk è convinto che l'intelligenza artificiale possa diciamo, creare la più grande minaccia, il più grande problema all'umanità, e dice che appunto l'intelligenza artificiale, che tra l'altro è diciamo, un allarme che hanno lanciato in molti tra scienziati e anche imprenditori, potrebbe a un certo punto equivalere la nostra intelligenza, arrivare a superarci e diventare un vero e proprio problema, perché potrebbe hackerare le reti insomma, di sorveglianza dell'intelligenza artificiale e arrivare a diventare una specie di dittatore immortale, e da diversi anni parla addirittura del rischio di una apocalisse robot. E quindi che cosa fa Musk? Musk dice: se l'intelligenza artificiale in un prossimo futuro, potrebbe arrivare addirittura a, un po' come in Terminator, a rappresentare un pericolo concreto per l'umanità, io che cosa faccio? Offro una soluzione, che è quella di potenziare l'essere umano, di ibridarlo con le macchine in modo che possa contrastare quasi ad armi pari l'intelligenza artificiale. Mentre tu parlavi, anche a voi amici da casa, quanti film vi sono venuti in mente? Perché questa tematica viene ultra mega iper trattata. Tra l'altro la nostra regia ci fa passare anche un po' di titoli, così ne parliamo anche insieme a te. Cosa stiamo vedendo? Allora, questa è la serie Altered Carbon, che è stata prodotta da Netflix, è stata poi interrotta alla seconda stagione ed è tratta da una trilogia di Richard Morgan. Molto bella la trilogia, la serie è un po' meno riuscita, non è male la prima stagione, si ambienta in un futuro distopico dove in qualche modo il divario tra super ricchi e super poveri è sempre più marcato, e dove esistono i cosiddetti MAT, che è un'abbreviazione di Matusalemme, che sono quei personaggi talmente ricchi da potersi permettere di vivere grazie all'immortalità digitale per sempre, perché hanno questa pila corticale dietro il collo dove è contenuta appunto la traccia della propria mente, di tutti i loro ricordi, e che possono appunto inserire su diversi corpi, diversi cloni, anche su cloni contemporaneamente. E c'è il protagonista che viene risvegliato, che era stato arrestato per terrorismo, viene risvegliato dopo molti anni, riportato appunto in vita perché deve indagare sul mistero della morte di un ricchissimo Matt, che non si capisce se effettivamente sia stato ucciso oppure se si sia suicidato, perché ovviamente il suicidio tra i Matt è è un evento talmente raro e disdicevole su cui appunto deve indagare il protagonista di Altered Carbon. Questa cosa che i ricchi o i potenti possano poi alterare e ingannare anche la morte compare in non so quanti altri film. Prima, quando si parlava di trasferire la coscienza, l'anima da un corpo all'altro, mi è venuto in mente anche Stargate. E sì. quindi Sì, certo. quando questa figura in questo pianeta vagamente simile alla Terra, in cui compare questo faraone, e chissà se un domani magari, guardando la figura del sarcofago, guardando tutta una serie di cose, possano risuonare
Ma assolutamente sì, ma anche perché magari poi da casa ci saranno delle persone che diranno ah ma che bello, che figata, potrei vivere per sempre, l'immortalità digitale, a parte che di nuovo a vivere sarebbe semplicemente la traccia dei tuoi ricordi che continuerebbe appunto a sopravvivere. Non penso che dopo la morte, se siamo dotati di un'anima, quella se ne va e torna dove deve tornare e semplicemente sopravvive questa traccia di ricordi. Detto ciò, in ogni caso questo tipo di, chiamiamolo servizio, sarebbe possibile soltanto per i ricchi, per i super ricchi, quindi perché già negli anni 80 Hollywood ha prodotto tutta una serie di film molto critici, film di fantascienza molto critici su queste tematiche, da Il tagliaerba, ispirato comunque a un racconto di Stephen King, prima citavo William Gibson e molti altri, proprio perché vi era una critica alle possibili ripercussioni che diciamo, l'avvento della tecnologia avrebbe poi potuto avere. E oggi invece con l'esaltazione di personaggi come Elon Musk in qualche modo siamo in una situazione esattamente opposta, in cui invece appunto si prendono a riferimento questi progetti senza, secondo me, invece prendere in considerazione le conseguenze, nel senso che per esempio Musk ti dice ah beh, ma il mio chip e poi te lo puoi togliere in qualunque momento. Sì, ho capito, però intanto ti è stato conficcato nel cervello con degli impianti particolari, hai scaricato dati, informazioni e tutto il resto, quindi che non ci siano controindicazioni è tutto da vedere, così come il fatto che per adesso è stato sperimentato sui cosiddetti 3 cyberpork, cioè 3 maialini. Interessante il fatto che gli ambientalisti si siano scagliati contro Musk, invece insomma, la comunità scientifica, a parte qualche dubbio, non è che abbia detto nulla di che, perché vengono considerate appunto delle ricerche interessanti, però forse le controindicazioni e le conseguenze sono più importanti e dovrebbero essere vagliate. Due spunti di riflessione, il primo, per non influenzare, non dico il mio pensiero, ma andate a vedere quella che è la figura di Elon Musk quando si parla di lui come un miliardario, se i soldi che investe sono effettivamente suoi e se magari ha avuto qualche battuta d'arresto e qualche progetto Sì. fallimentare alle sue spalle, perché si tende sempre a ricordare una parte. Il maialino, abbiamo detto, il Il cyberpork. cyberpork. Però questa cosa scoccia a molti perché ci vedono paragonati in tutto e per tutto agli scimpanzé, ma noi abbiamo molte più affinità Sì. di quello che si pensa con il Maiale. maiale, tant'è che i trapianti di organi, cuore, sì. laddove non si possono avere umani, sono proprio di un maiale, perché la compatibilità genetica Sì. nostra è più simile a quella di un maiale che di un primate, e quindi questa cosa dovrebbe portare degli spunti di riflessione, tra cui questo esperimento che stanno facendo, evidentemente perché quanto di più vicino possa essere. Assolutamente sì, e in ogni sull'uomo. caso Musk sta aspettando l'approvazione della FDA e quindi cioè l'approvazione dell'autorità sanitaria per poter poi sperimentare il suo chip anche sugli umani. La cosa interessante è che si parla ovviamente tanto di Neuralink, cioè se ne è parlato tanto negli ultimi mesi, perché Musk è diventato un'icona, come dicevi tu, perché si ricordano soltanto le cose fighe che ha fatto Musk, che sono riuscite. Però ad esempio nella Silicon Valley ci sono altri progetti molto simili che sono stati avviati prima, c'è per esempio la Kernel che è stata di Brian Johnson, che è stata fondata sempre nel 2016 ma è diventata subito attiva, mentre invece come dicevo prima Neuralink per un paio d'anni è rimasta sotto traccia e ha un budget di 100 milioni di dollari e si pone lo stesso identico obiettivo, cioè quello di sviluppare un chip neurale per poter potenziare la mente umana e ibridarla con le macchine. Ma non soltanto, perché per esempio in Russia c'è il magnate dei media che è Dmitry Itskov, che è giovanissimo, appena trentenne, che ha sviluppato il cosiddetto progetto 2045, progetto Avatar, in cui intende entro il 2045 non soltanto riuscire a downloadare la mente umana, ma addirittura a riuscire a convogliare quindi questa traccia della mente all'interno non soltanto di automi, ma all'interno di ologrammi, in modo che a partire dal 2045 in poi l'essere umano possa fare a meno dei corpi e vivere soltanto all'interno di Avatar. E quindi sarebbe di fatto, se ci pensi, la fine dell'umanità. Cioè nel momento in cui noi dovessimo vivere soltanto attraverso ologrammi,
si andrebbe a realizzare tra l'altro il sogno di molti transumanisti. Uno di questi, che è diventato un'icona dei transumanisti, è il fisico teorico Michio Kaku, uno dei sostenitori della teoria delle superstringhe, che arriva a ipotizzare che in futuro si potrà fare a meno dei corpi, si potrà appunto tramite il mind uploading vivere creando addirittura una supermente, quindi facendo convertire tutte le singole menti all'interno di una supermente e attraverso questa poi viaggiare nello spazio e colonizzare, non si sa bene come, gli altri pianeti. Questo vizio di colonizzare sempre qualcuno, schiavizzare sempre qualcuno, non se lo tolgono. E a questo punto Matrix, avete presente quando in realtà trovano i veri corpi umani come sono ridotti e quindi in realtà che cos'è la realtà? Il computer quantico, parliamo un attimino anche di questa figura che l'hanno buttata lì, hanno fatto il computer quantico. Ma poi guarda, c'è un'altra cosa molto interessante, poi la questione del computer quantico si va a legare con reti 5G, 6G, con la digitalizzazione di tutta la nostra società, che tra l'altro sta subendo una vera e propria accelerazione con quello che stiamo vivendo in questi mesi, perché uno dei progetti che i big anche di Davos, del World Economic Forum, come per esempio Carl Schwab, si pongono è quello del cosiddetto Gran Reset, appunto si passa dalla questione del computer quantico, potenziamento delle reti 5G e 6G, digitalizzazione di tutto, automazione, amazonizzazione, in cui in qualche modo tutti i commercianti, piccoli commercianti verranno spazzati via e ovviamente per sopravvivere dovranno godere, avere un reddito universale, per arrivare a un altro elemento che in Matrix è presente, su cui però secondo me non ci si è abbastanza focalizzati, e invece anche qua la ricerca contemporanea sta facendo dei passi avanti clamorosi, che è la questione dell'ectogenesi, ossia degli uteri artificiali. Perché quando dicevi tu si scollegano Keanu Reeves, Neo e gli altri, sono all'interno di queste sacche, di queste biobag, cioè di questi uteri artificiali dove sono stati creati e dove vivono per tutto questo tempo, ovviamente inconsapevoli della loro vera realtà. Il fatto è che oggi, eccole qua, poi ci saranno le immagini, vedo che il regista ci sta già lavorando, eccole qua. Questo è proprio Matrix. Questo è proprio Matrix. La cosa stupefacente, e anche qua non se ne parla abbastanza, è che la ricerca nel campo degli uteri artificiali sta andando avanti a dei ritmi clamorosi. Addirittura l'anno scorso c'è stato un finanziamento di 2,9 milioni di euro da parte dell'Unione Europea a un'equipe, a un progetto olandese per sviluppare una biobag, cioè un utero artificiale, perché si intende proprio, si vorrebbe che le prossime generazioni possano nascere appunto in futuro all'interno di uteri artificiali, addirittura per avallare, sostenere, legittimare questo tipo di progetto disumano, perché se pensiamo che appunto i prossimi bambini potrebbero nascere in uteri artificiali, cosa si fa? Si dice che in qualche modo potrebbe essere l'unico mezzo di vera eguaglianza tra i sessi, cioè l'unico mezzo per far sì che le donne possano eguagliare l'uomo è quello di sgravare la donna dalla gravidanza e dal parto, che molti bioeticisti sono arrivati a paragonare al morbillo, cioè si dice la gravidanza in realtà è una specie di malattia, ti costringe per mesi a soffrire, e quindi l'unico modo per sgravarti da questa condizione è quella di creare uteri artificiali in modo che le donne non debbano più essere costrette a partorire e quindi con dolore, vi ricordate? Tu d'ora in poi partorirai con dolore. E invece qua saranno le macchine a partorire per noi. Tu pensa un po' ai futuri bambini che potrebbero nascere all'interno di assettiche macchine senza nessun tipo di collegamento, di rapporto viscerale, ma anche di sentimenti, di tutto con la mamma. Compare in un sacco di manga, di anime, di cartoni, di film, ma magari anche un qualcosa di archetipo, un qualcosa che è già dentro di noi, perché senza scendere troppo nei dettagli, in molti casi di abduction, quando raccontano di esperienze vissute probabilmente altrove, probabilmente in qualche altro tipo di realtà, raccontano tutti, descrivono queste
queste sorta di uteri, di vasche con dentro qualcosa che vive, cresce, viene creata. Quindi insomma noi le buttiamo lì. Ma torniamo invece, facciamo un salto indietro, torniamo sull'intelligenza artificiale. Perché insomma noi l'abbiamo parlato anche la volta scorsa, la cache, però non l'abbiamo spiegato, è questa sorta di coscienza, di sapienza collettiva che probabilmente quanto più ci si avvicina è Google. Perché ormai qualunque cosa noi scriviamo, Google ce la dice, ce la racconta, nel bene o nel male. È un po' triste, è messa così, io ero Però- lì che vi stavo facendo i miei film sull'inconscio collettivo, la cascia, l'etere, eccetera, e mi arrivi a Google. Google perché questo? Perché insomma è tutto lì. C'è anche chi Sì. comincia a dire futuro apocalittico, questa cosa che le macchine e la coscienza sanno tutto di tutto e ci comandano. I big data. E perché, infatti, perché magari non può essere, quando l'intelligenza artificiale non sempre viene immaginata come un omino uguale a noi, ma un robot. Spesso in L'algoritmo. realtà può essere, come dicevi tu, semplicemente una marea di dati che ormai comanda tutto e che ha un po' il primato sulle informazioni di tutti. Allora, infatti si parla di capitalismo della sorveglianza, nel senso che vi è un grandissimo traffico dei big data, cioè di tutti i dati che ci riguardano, perché noi normalmente non pensiamo che qualunque tipo di operazione facciamo su internet, sui nostri cellulari, lascia una traccia. Questa traccia viene finisce all'interno di banche dati e poi vengono rivendute queste tracce e servono a profilarci, cioè a creare dei profili sempre più dettagliati su ognuno di noi, perché nel momento in cui tramite anche degli algoritmi si riesce a profilare e a quindi interpretare abitudini, opinioni, caratteristiche, tendenze di ogni cittadino, è possibile anche da un lato controllarlo meglio, manipolarlo, ma anche vendergli qualunque cosa. Per esempio c'è stato qualche anno fa il cosiddetto scandalo di Cambridge Analytica. Là in qualche modo si cercava di vendere un'idea politica, un politico, una campagna elettorale. Più in generale però attraverso la profilazione si possono vendere prodotti, ma si possono anche manipolare le persone ad accettare qualunque tipo di idea o di provvedimento, perché nel momento in cui tu sai come ragiona quella persona, sai anche in che modo approcciarla e in che modo appunto vendere qualcosa. Per esempio noi non siamo abbastanza, secondo me, responsabili sull'utilizzo di internet e dei social, ma anche dei nostri cellulari. Pensiamo quando scarichiamo un'app, molto spesso scarichiamo delle app o dei giochi che neanche ci servono e che magari disinstalliamo dopo pochi secondi, però ci appare la schermata dove noi dobbiamo acconsentire a che cosa? A permettere per esempio che quella app possa accedere alla nostra rubrica, al nostro microfono, alla nostra fotocamera, alle nostre fotografie, a Facebook e via discorrendo. Alla geolocalizzazione, vi ricordate alla i Pokémon? geolocalizzazione, esatto, i Pokémon, vabbè. E magari noi presi perché siamo sempre più compulsivi e vogliamo a tutti i costi riuscire ad avere quell'applicazione, se noi non acconsentiamo a quell'applicazione, non riusciamo a utilizzarla, acconsentiamo e cosa succede? Succede che quell'applicazione ha davvero poi la possibilità di accedere a tutti i nostri contatti, alla fotocamera, al microfono e tutto il resto, e quindi noi non ci rendiamo conto, tra l'altro, che regaliamo letteralmente informazioni, dati, spalanchiamo delle finestre sulla nostra vita per cosa? Per nulla, per dei giochi o delle applicazioni, anche perché poi queste applicazioni sono poi gratuite, proprio perché in realtà la merce e il prodotto siamo noi. Interessantissimo. Quanto tempo abbiamo, regia? Perché io avrei una domanda, eccola qua, è un tema. Fra l'altro nulla di male nell'avere tutti i dati se uno non fa niente di male nella vita, però poi cominciate a pensare se qualcuno, anche solo in un social network, a un certo punto si mette a capo e decide chi può parlare e chi no, chi oscurare o chi no, a chi dar visibilità e chi no. Siete mai posti questo quesito? Avete visto questa alternanza di social network? È interessante poi che magari qualcuno possa anche chiamare
i responsabili di questi social network, perché si eleggono a opinion leader e si eleggono a censori, e quindi è un po' un argomento quanto mai attuale, no? Assolutamente, perché proprio quest'anno, sull'onda dell'emergenza sanitaria, è stata in qualche modo legittimata la censura, perché tantissimi contenuti di autori, di ricercatori, anche giornalisti indipendenti sono stati letteralmente censurati, oscurati dalle varie piattaforme social, da Facebook, da YouTube, Instagram e via discorrendo, con la scusa che contenevano dei contenuti che potevano essere pericolosi perché non collimavano con la narrazione mainstream. Per esempio anche nel nostro paese, e poi faccio un breve inciso, quei contenuti che facevano capo, riprendevano le teorie alternative sull'origine del virus, cioè che il virus potrebbe, il Covid-19 potrebbe essere stato sviluppato in laboratorio, essere scappato dal laboratorio di Wuhan e tutto il resto, sono stati censurati. L'inciso è che è una situazione molto particolare, perché in Italia questo è un tema tabù, mentre invece all'estero se ne parla praticamente da gennaio. Da gennaio ci sono state anche, tra l'altro, delle aspre polemiche tra la Cina, addirittura il portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian, e la Casa Bianca, anche Trump e poi Mike Pompeo hanno preso posizione molto forte, parlando proprio dell'origine, della possibilità che il virus sia un virus artificiale, e così diversi anche scienziati, pensiamo al premio Nobel Montagnier, ma ancora recentemente il virologo Palù ha espresso una posizione vicina a questo, dicendo che comunque è ancora da accertare la vera origine del virus, eppure in Italia rimane in qualche modo un tema tabù che può essere addirittura censurato, nonostante non ci sia la pistola fumante che che il virus in questo caso sia di origine naturale, che sia scaturito da una forma di zoonosi che è passata dall'animale all'uomo. Hai citato anche l'argomento, io cambio, non casualmente cambio del tutto argomento, però hai Li stai citato... censurando? No, ci terrei che... Stai facendo l'algoritmo praticamente. Ci terrei che questa trasmissione continuasse. Però hai citato l'argomento Presidente degli Stati Uniti. Yes. Io da te ho scoperto che sono tutti imparentati, anche chi magari non lo si direbbe mai, quindi questo cambiamo finalmente uno di noi e mettiamo Obama perché è diverso? Cosa si è scoperto? Guarda, ne parlavo già appunto nel mio primo libro, quello L'altra faccia di Obama, che attraverso delle ricerche non mie ma di esperti, di alberi genealogici, e sono, adesso non mi ricordo se su 43, compreso Obama, adesso non mi ricordo se 40, 41, quanti erano tutti imparentati tra di loro questi presidenti, perché poi per esempio Obama ovviamente da linea materna, cioè da parte di madre, Andanam, era imparentato con... ovviamente qua si tratta di cugini di sesto, settimo, ottavo grado, però sono tutti imparentati tra di loro. Quindi, avete presente quanto sono grandi gli Stati Uniti? Perché noi la lanciamo lì. Quanto sono grandi gli Stati Uniti, quanta può essere la popolazione, quanti presidenti sono cambiati, e il fatto che ci sia un elemento anche vagamente riconducibile fra tutti a livello matematico è impossibile. ma che poi per esempio la questione di Obama, su cui anche lì parli di questo, ad esempio anche a me hanno provato a attaccare, complottista, che stai a dire? No, semplicemente vai a prendere l'autobiografia di Obama e lo dice Obama, te lo racconta Obama, che da parte di madre discende da Jefferson Davis. Quindi nel momento in cui me lo sta dicendo Obama, oppure Obama è un complottista, sta delirando, oppure semplicemente ragazzi ci dobbiamo accettare che ci sono tutta una serie di risvolti particolari. Ci fermiamo qua, non andiamo a interpretare come mai, però è evidente che le cose stanno così e ce lo dice Obama. Cioè, se vagamente si può accettare che i regnanti per diritto di sangue a livello mondiale siano tutti imparentati fra di loro, almeno vagamente,
in teoria la democrazia dovrebbe impedire proprio questo. Dovrebbe. Cioè in realtà siamo andati, basta perché loro per sangue, andiamo tutti di là, è il popolo che sceglie e poi il risultato è lo stesso. Però allora, Obama per esempio, indipendentemente dalla questione destra-sinistra, non c'entra niente perché tanto a quei livelli non c'entra assolutamente niente, al massimo puoi parlare dei progressisti e di conservatori. Obama ha avuto prima, cioè fino alla sua campagna elettorale, quindi prima di quella successiva di Trump contro la Clinton, ha avuto la campagna elettorale, la prima, più dispendiosa della storia degli Stati Uniti. Ora, voi come fate a pensare che semplicemente questa campagna multimilionaria sia stata effettuata tramite il bonifico di $10 del vecchietto, del panettiere o di altro, che è la narrativa mainstream che ci hanno voluto far credere? E in realtà i grandi finanziamenti della campagna elettorale di Obama sono arrivati da Wall Street, dalle compagnie assicurative, da Big Pharma, dalle multinazionali del petrolio, della difesa, e potrei andare avanti. Bastava semplicemente, come ho fatto io, andare a controllare tutti i rendiconti e tutti i finanziamenti, e il quadro era assolutamente limpido. È ovvio che poi a livello di marketing si è voluta costruire su di lui l'immagine del messia multietnico, di colui che faceva parte del popolo, che non c'entrava niente con un certo tipo di elite, e che appunto era arrivato lì grazie semplicemente ai finanziamenti delle persone comuni. Ma così non è. Questo vale per tutti i colori, vabbè, ma quei tutte livelli le forze non politiche, è che puoi pensare perché, che ecco, alla Casa Bianca ci arrivi, insomma, quindi fra l'altro, chiunque. al di là di una parola al volo su Biden e una, perché stiamo sforando, quindi una parola su Biden e una su Trump. A me Biden fa paura, fa paurissima, veramente il terrore incarnato è Biden, e poi tra l'altro mi sembra anche che stia battendo un po' le pentole, i coperchi, come si dice? Mi sembra un po' rincoglionito, tra l'altro, non a caso nell'ultimo non è proprio duello ha che pure avanza. chiamato George Trump, e quindi anche la rete ha iniziato a chiedersi se forse non ha anche problemi di demenza senile. Ci sono anche delle affinità in questo nuovo che avanza, però questo purtroppo accade nella politica un po' di tutto il mondo. Io vi invito, al di là delle simpatie, dei colori, a prendere le persone singolarmente, ma neanche tanto come persona, come quello che fanno. Quindi analizziamo le persone che vedi su quel fatto lì, e anche il più, tra virgolette, tifoso come fede politica può semplicemente criticare il proprio esponente, a dire su quella cosa lì non mi sei piaciuto. Ma hai utilizzato secondo me la parola chiave tifoso. Il problema è che si utilizza una tecnica all'interno dell'ingegneria sociale che è il divide et impera, che serve sempre a dividere l'opinione pubblica secondo le fazioni, le fedi calcistiche, in modo che le persone stiano da una parte o dall'altra, proprio come avviene con il tifo calcistico. Invece bisognerebbe allenare la propria coscienza critica e il proprio dubbio, e anche andare a scavare, a capire che c'è dietro l'immagine anche appunto pubblicitaria, di marketing, che i media e la politica ti vogliono letteralmente vendere. E solo nel momento in cui inizi a scavare, a non ragionare attraverso i colori della fede calcistica, in questo caso politici, ti rendi poi conto di chi hai effettivamente davanti. Ultimo sguardo, torniamo sul tuo sito, perché io comincio a ringraziarti perché hai partecipato a questa trasmissione insieme a noi, quindi e ti farò censurare tra l'altro questa puntata. Guarda, se non in televisione di sicuro sui social, se ringraziamo il signor YouTube e il signor Facebook, però poi sarebbe da dire su quali piattaforme ci si può spostare, perché vedo che molti relatori, su Sfero per esempio, vedo che molti relatori un po' del tuo calibro, perché sì, ricordiamo che ci sono decine, centinaia di migliaia di persone che seguono quello che dite e quello che scrivete. Queste persone cominciano a seguirvi su altre piattaforme, quindi anche un po' il vedere il nostro consiglio per gli amici da casa. Non esistono solo Facebook, YouTube e la televisione, mettiamoci in mezzo anche la televisione, anche se ormai lo spegnete la televisione, lo dite a prescindere, anche se magari nelle televisioni piccole c'è qualcuno che prova a raccontare qualcosa di diverso.
E Beh, quindi... anche perché in qualche modo devi aggirare poi il problema dell'algoritmo e della censura, e se tanto non puoi cambiare l'algoritmo di YouTube, di Facebook, di social, che tra l'altro fanno capo a multinazionali estere e che quindi non sono sottoposte alle nostre normative, allora forse l'unico modo per aggirare questo problema è trovarne di nuovi, magari anche italiani. Grazie Enrica Perucchietti, grazie a voi per averci seguito. Grazie Gianluca e grazie a tutti. Andiamo in sigla.